Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come installare il firmware Achilles nel modulo Ishin Pro 58. Il firmware Achilles è pienamente compatibile con la funzionalità USD di questo modulo. Se volete fare questa modifica potete seguire il mio tutorial cliccando la scheda in alto a destra o il link in descrizione. Per eseguire l'aggiornamento firmware sarà necessario un programmatore e ST-Link V2. Dovremo scaricare anche i suoi driver e l'utility per fare l'upgrade. In descrizione vi lascio tutti i link che vi servono. Iniziamo scaricando i driver del programmatore. Qui compilate il format inserendo un'email valida perché vi verrà inviato il link per scaricare i driver. Clicchiamo il link che vi viene mandato via mail e scarichiamo i driver. Ora scarichiamo l'utility, se avete già messo la vostra email per i driver non vi verrà chiesta di nuovo. Estraiamo gli archivi e installiamo i driver del programmatore. Scegliete questo eseguibile per sistemi a 32 bit o questo per sistemi a 64 bit. Ora installiamo l'utility. Adesso facciamo i collegamenti tra modulo e programmatore. L'ideale è usare dei cavetti singoli con connettori servo. Ce ne serviranno 2 per l'alimentazione con i connettori servo in entrambi i lati e 2 per i dati con connettori servo su un solo lato. Le 2 estremità andranno saldate direttamente nel modulo. I cavi andranno saldati nei primi 2 pad di questa serie. Il primo sarà l'SV-CLK, il secondo l'SV-DIO. Con il modulo in questa posizione, colleghiamo il cavo alimentazione nel primo pin partendo dall'alto e il cavo terra nel terzo. Quindi colleghiamo i connettori servo nei rispettivi pin qua sotto. Mi raccomando, assicuratevi di collegare l'alimentazione nel pin 5V. Adesso andiamo nel sito ufficiale Achilles e clicchiamo Download. Clicchiamo qui per scaricare l'ultima versione del firmware. Vi ricordo che dovete acquistare una licenza per usare Achilles. Estraiamo l'archivio col firmware che abbiamo scaricato. Dopo aver collegato il modulo e programmatore nel PC, avviamo l'utility. Quindi clicchiamo su Connetti. Dopo andiamo su Open File e selezioniamo il firmware Achilles.exe che abbiamo scaricato. Infine clicchiamo Program Verify, lasciamo tutto così e clicchiamo su Start. Una volta terminato il processo, l'aggiornamento firmware è completato, possiamo uscire. Dopo aver installato questo firmware, il modulo ci darà una serie di numeri. Questi numeri sono unici per ogni modulo, quindi prendetene nota con attenzione perché serviranno per installare il firmware con la licenza. Ritorniamo sul sito Achilles e clicchiamo su Buy. Andiamo sotto l'icona del Pro 58 e clicchiamo Aggiungi al carrello. Poi clicchiamo Vedi carrello. Scendiamo giù e procediamo al checkout. Compiliamo i campi obbligatori e in questi box inseriamo il seriale che compare sul nostro modulo.
Mi raccomando la massima attenzione quando copiate i numeri perché se sbagliate il vostro modulo non verrà sbloccato. Quindi procediamo con l'acquisto, vi verrà mandata un'email di conferma entro 24 ore. A me è arrivata dopo un paio d'ore. Ricordiamoci di cancellare i vecchi firmware prima di scaricare i nuovi. Dopo aver ricevuto la mail di conferma andiamo nuovamente sul sito ufficiale e riscarichiamo il firmware. Adesso il vostro seriale è stato aggiunto alla release pubblica di Achilles. Una volta caricato sul modulo il vostro seriale verrà riconosciuto e non ci sarà più nessun blocco. Quindi ripetiamo le procedure di upload del firmware. Adesso il modulo è sbloccato e possiamo iniziare ad usarlo. La prima cosa da fare è la calibrazione. Ci servirà una VTX settata a 25 mW posizionata ad 1 metro di distanza dal modulo, che vi ricordo deve essere senza antenne. Facciamo ora una panoramica delle funzionalità del firmware. Per iniziare abbiamo Ultra Search, questa è la ricerca automatica che trova la frequenza della vostra VTX, risulta essere abbastanza precisa. Poi abbiamo Manual, con questa modalità ricerchiamo manualmente la frequenza della VTX. Io vi consiglio di usare questo metodo per impostare il modulo, prima scegliete la vostra frequenza preferita sulla VTX, poi la settate su Manual. In favorite possiamo salvare fino a 10 frequenze per averne un rapido accesso, ottimo se avete più droni o se volete salvarvi le frequenze che utilizzano i vostri amici. Event Mode fa una scansione dell'intera banda e vi evidenzia le frequenze più utilizzate. Questa modalità è molto utile per un evento o anche se volete avere un'idea delle frequenze in uso, così da sceglierne una libera. Band Scan fa una scansione dell'intera banda. Model Find è una modalità per recuperare il drone quando cade. Bisognerà avere solo l'antenna patch montata sul modulo. L'interfaccia grafica e il buzzer indicheranno la direzione del drone. Setting ci dà la possibilità di configurare il nostro modulo. Possiamo impostare la firma, eseguire nuovamente la calibrazione e tanto altro. Kerberos è una modalità che fa lavorare le due riceventi del modulo in maniera indipendente. La prima ricevente si focalizza sulla frequenza scelta, mentre la seconda varia la frequenza di più o meno 1 MHz. Il modulo sceglierà il segnale migliore. Questa modalità è indicata soprattutto in cattive condizioni generali, come se ad esempio abbiamo antenne VTX di bassa qualità o siamo in un ambiente con disturbi. L'Uptimer ci dà la possibilità di tenere traccia dei nostri tempi se vogliamo in un circuito. Come abbiamo detto, il firmware Achilles Plus è pienamente compatibile con la modifica dell'USD di questo modulo. Vediamo un DVR di come si presenta l'interfaccia all'interno dei nostri occhiali. Questo era il mio tutorial su come installare il firmware Achilles Plus sul modulo Ishin Pro 58. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.